Buongiorno alle mie ragazze e ai miei ragazzi. Allora, come sta andando questo duetto con Poseidone? Questo duetto con Poseidone che è il duetto con con le proprie emozioni, con gli istinti più profondi, con le emozioni più profonde. E ecco, siamo reduci di un momento di grande accelerazione di coscienza in cui ci viene intimato il riconoscimento di queste grandi forze naturali che ci pervadono e di cui dobbiamo fare esperienza. Più facciamo esperienza di queste nostre profondità, più ci acclimatiamo al vero potere dell'uomo, che è quello senza la maschera, senza il filtro del condizionamento del mentale. Quindi, ragazzi miei ragazzi, anarchici, ribelli e tanto passionali. Questo è ciò che ci sta chiedendo il cielo, l'universo e gli dei in questo momento, affinché noi possiamo accoglierli, sentirne il potere, sentirne la forza. Più riusciamo a sentire quelle emozioni profondamente, lasciarci pervadere, più ci facciamo contenitori e manifestatori di un potere altrettanto grande, che è il potere spirituale. Allora, per la giornata di oggi, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, tutti gli interattivi sono validi dal momento in cui li guardi, perché il tempo lineare non esiste. Se ti capita un video è quello, devi sentire quel messaggio. Allora, giornata di oggi. Vediamo quali sono i presupposti animici, karmici e dharmici per la giornata di oggi. Allora, metterò due varianti. Allora, potete sentirle anche tutte e due, ovviamente. Allora, due varianti contraddistinte da due carte degli archetipi. Allora, vi sto preparando magia pratica 7. Lo so che state bramando, è un video importantissimo. Parleremo della malattia, qual è l'origine della malattia, prendendo spunto dal mio primo libro, Il risveglio della coscienza, che ho scritto nel 2019, da cui poi la mia conoscenza si è espansa, per poi arrivare all'origine vera, la causa primaria di tutte le malattie. E quindi venendo a conoscenza della causa primaria, patologie, sintomatologie, noi possiamo ritirare tutte le proiezioni. Ok? Quindi un video potentissimo, ragazzi e ragazzi. Work in progress. Allora, vediamo. Intanto vediamo un po' la giornata di oggi. Con quale archetipo ci dobbiamo confrontare oggi? Che gli archetipi sono i modelli originari, no? Il tempo delle origini è fatto da archetipi, detto in modo più moderno, dei o de, detto in termini più poetici. Allora, vediamo con quale archetipo ci confrontiamo oggi. Vediamo, allora, primo archetipo, prima variante. Secondo archetipo, seconda variante. Allora, prima e seconda, ripeto, le potete sentire anche tutte e due, anzi, quando ne faccio due varianti di questa natura è consigliabile tutte e due, però se vi ispira solo una è quella, va bene? Prima e seconda. E partiamo dalla prima, la seconda la mettiamo qua sotto. Vediamo con quale archetipo ci confrontiamo oggi. Bambina naturale, l'aspetto luminoso, amicizia con gli animali, comunicazione con gli spiriti della naturalezza. Aperitivo con Poseidone, ormai è il secondo o terzo aperitivo, possiamo dire. Eh sì, perché l'amicizia con gli animali, no? Gli animali è la natura istintuale dell'uomo. Comunicazione con gli spiriti della naturalezza, cioè io ti vedo in questa giornata confrontarti con il mondo, che sono le credenze esterne di cui tutti noi siamo stati anche vittime,
e proporre una nuova realtà. Questa nuova realtà ha a che fare con non più con la morale comune, non più con lo spirito, con il condizionamento vittimistico, ma tu porti l'esempio al mondo oggi di essere in contatto con la tua vera natura e con gli spiriti, con tutti gli spiriti. Quindi ti confronterai con situazioni in questa giornata entro le quali tu porterai questo nuovo esempio. Non possiamo portare all'esterno quello che non abbiamo consapevolizzato all'interno, sotto forma proprio vibrazionale e vibratoria. E quindi tu porterai questo tuo stato frequenziale, questo tuo stato rigorosamente autentica e naturale. Bene, quindi io ti vedo anche, ci saranno anche delle intuizioni che arriveranno con i tuoi animali domestici, se hai animali domestici. Il contatto con gli animali in questa giornata si farà portavoce di un messaggio, magari anche dei cagnolini o dei gattini che avete lì vicino casa, si faranno portavoci di un messaggio. Va bene? Sono tutte immagini della tua anima. Magari stavi pensando una cosa, arriva un animaletto, un cagnolino, un gattino, un pappagallo, non lo so. Non penso che avete un rinoceronte dentro casa, però chissà, magari avete una casa grande. Che ne so. E quindi si faranno portavoci di questo messaggio. Bello, bello. Vediamo un po' i tarocchi che cosa ci raccontano in questa giornata, vediamo un po'. Vediamoci, voglio mettere questi. Vediamo un po' cosa ci raccontano in questa giornata. Il Papa, infatti qua io con il Papa ti vedo proprio aver appreso le lezioni spirituali inerenti agli dei. Il Papa mi parla di integrazione di lezioni spirituali, di nuovi credo, nuove credenze sulla base di cosa? Ce lo dice la prima carta oracolare. Sulla base del contatto con lo spirito naturale tuo e con lo spirito di tutte le cose. Apprendimento della lezione spirituale portato in essere in questa giornata. Cos'altro? La giustizia. Wow! Questa è una giornata importante. Fammi mettere un'altra. 9 di denari addirittura. Guarda, io vedo qua che per quanto riguarda il lavoro in questa giornata, per quanto riguarda il tuo stato psicofisico, il lavoro, il denaro, la giustizia gira dalla tua parte per quanto riguarda situazioni di lavoro, di denaro, situazioni di contratti anche a tempo indeterminato. Questo significa che hai fatto un buon lavoro su di te già, e il tuo talento naturale, ricorda bambina o bambino naturale, viene riversato nella materia, garantendoti stabilità economica e finanziaria. Se questo non lo vedi in questa giornata, è adesso, ti dico perché adesso, stiamo registrando questo video a settembre, la bilancia e la giustizia è la tappa della bilancia, quindi tutta la tappa della bilancia, quindi entro metà ottobre, quasi fine ottobre, mi spiego, arriva questo, ok? È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, quindi il succo qual è? Giustizia nell'ambito lavorativo, economico, finanziario. Wow! Vediamo cos'altro ci raccontano di questa giornata. La torre. E il 2 di denari. Ti vedo molto indaffarata in questa giornata. Guarda, c'è stata una rottura in ambito, c'è stata la distruzione di alcuni schemi rispetto alle tue vecchie credenze sul fatto, prima di arrivare ad essere in contatto con la tua natura selvaggia, in contatto con gli spiriti che ti circondano, c'è stata la rottura delle vecchie credenze. E quindi questa rottura di vecchie credenze si è potuta riversare nella realtà fenomenica, cioè in quello che ti è accaduto, sotto forma di eventi distruttivi che hanno fatto lavorare in te l'esigenza di riscoprire la vera tua natura.
E qua ti vedo molto indaffarata in questa giornata, 2 di denari, facendo più cose contemporaneamente, avendo perfettamente coscienza di ciò che stai facendo. Sì. Perché questo 2 di denari? Il re di coppe. Forse sei... Allora, nel lavoro va tutto bene. Forse ci possono essere un po' di dubbi su una persona che non si decide a livello amoroso. Oppure sei tu che hai dubbi rispetto a una persona a livello amoroso. L'unica cosa è questa in questa giornata. L'unica cosa può essere questa, mi spiego? Vedi 10 di bastoni, la situazione può essere pesante con una persona che non si decide, con la quale c'è stata una rottura di schemi. Solo questo vedo come situazione. Sì, c'è un tre di spade, forse sul lato sentimentale ci stiamo lavorando su. Però quello che è successo a livello emozionale nella tua vita ti ha portato in questa giornata e anche nelle giornate successive a riversare un nuovo approccio alla vita e anche sul lavoro che ti daranno dei risultati importanti. Mi spiego? Vediamo qual è la carta positiva per te in questa giornata. Cavaliere di coppe. E qua c'è l'amore che avanza in questa giornata. Sei tu forse che sei un po' in dubbio. Qua vedo anche separazioni legali che vengono fatte e una persona che torna disponibile per te e tu eri in dubbio. Se è il tuo caso, in linea naturale è un nuovo inizio. Qua vedo il tuo positivo, oggi, una proposta, un avanzamento, un qualcosa che mi parla d'amore, un invito, tutti i cavalieri sono degli inviti, vedi dopo tanto tempo che la situazione era ferma, ok? Wow, vediamo cosa ci dice quest'altro oracolo. Platone, sì, qua è tutto dalla tua parte. Dolcezza, carisma, sensualità. Vedi i tempi propizi dicembre, ottobre, giugno e siamo, ti ho detto il tempo della bilancia, no? Entro ottobre, però questo è proprio il tuo potere personale, il potere femminile. Mi spiego? Quindi hai tutto nel tuo potere, perché hai il potere, la tua parte naturale, la tua vera natura, gli istinti, il contatto con gli spiriti, mi spiego? Sì. Vediamo cosa ti dice l'oracolo della magia in questa giornata. Protesta, a bandiera una rivoluzione. Beh, la rivoluzione femminile l'abbiamo fatta. La rivoluzione del femminile, il femminile che si ribella all'ordinamento precostituito. E qua è stata già fatta, te l'ho detto, questa rivoluzione. Davanti a cosa? Qua c'è un castello che è la struttura, no? È ciò che è rigido. E qua ti ho detto c'è una torre che viene distrutta. L'albero viene distrutto, una torre viene distrutta la rigidità. Qua tu vinci su un cambio emozionale che c'è stato per te nella tua vita negli ultimi tempi. Me la vinci. Bellissima stesa, ragazze mie. Io adesso passo alla seconda variante e vediamo che cosa ci dicono. Allora, vediamo cosa ci dicono nella seconda variante per la giornata di oggi. Libertà, guardate un po', sembra il seguito della precedente stesa. Libertà, libertà per te e per gli altri dalle credenze negative. Eliminazione dello spatrone dei pensamenti negativo. Qua c'è la libertà dalle credenze negative. Ti ho detto che sembra proprio una sequenza della prima stesa, Quindi qua ci sarà questa giornata, io vedo che tu avrai un approccio diverso rispetto alle credenze che ti limitavano prima. Sarai diversa o diverso in questa giornata, affronterai questa giornata con il nuovo approccio creativo, che è un approccio non limitato, perché sono le credenze negative che limitano, no? Le credenze negative sono tutte le credenze che parlano di penuria, di circostanze di limitatezza, circostanze che limitano il potere dell'essere umano, il vero potere, cioè il potere degli dei, no? Che è insito nell'essere umano. Quindi avrai un grande potere di libertà. La libertà cos'è? La libertà è amore, l'amore è libertà. Tu opererai in questa giornata in nome della libertà, cioè in nome dell'amore.
E che cosa c'è a capo della libertà e dell'amore? Il darsi. Tu ti darai in nome dell'amore in questa giornata, ti darai in nome della libertà. È una bellissima carta di leggerezza, di, di vittoria, di leggerezza e di rivincita. Una grande rivincita sulle credenze limitanti, una grande rivincita sull'ego ti prenderà in questa giornata. Wow, e vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa giornata. Vediamo. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa giornata? Re di coppe, 7 di spade, paggio di spade. Qualcuna di voi non si fida di una persona, di una persona che è una persona disposta emozionalmente nei tuoi confronti, però o non ti fidi tu, o c'è qualcun altro, o non ti ha detto la verità. La verità è che questa persona ha il cuore aperto nei tuoi confronti. Non te l'ha detta, non te l'ha detto, è scappata questa persona, non lo so. Non ti fidi o c'erano altre persone in mezzo, è stata travisata la verità. Vediamo. Libertà da tutto questo praticamente, vediamo. Vediamo due altre. 2 di denari, vedi tu i dubbi rispetto a qualcuno c'avevi qua. 5 di denari. Cioè, qua sai che succede oggi? Tu ti liberi o ti liberi di qualcuno, cioè ti liberi dall'idea di essere attaccato a un filo rispetto a una persona che non ti ha dato ciò che meritavi, pensavi che avesse un'altra persona o che non ti dicesse la verità. Allora tu ti liberi da tutta questa storia qua. Fammi vedere un po' di che cosa mi parla questo 5 di denari. La giustizia arriva per te in questa giornata. 9 di bastoni, 3 di coppe. Qua c'è una persona. Allora, per alcuni di voi qua c'è una persona che ti ha mentito, non ti ha detto la verità, o ti ha detto che stava con un'altra persona, o l'hai vista con quest'altra persona, avevi dei dubbi, o questa persona non si decideva e ti ha mentito. Insomma, tutte queste situazioni qua giungono al termine in questa giornata. La giustizia entra in gioco per te. Per alcuni di voi vengono a sapere che una persona che ti ha detto che stava bene con un'altra persona, o ti ha detto che stava bene senza di te, o che ti ha detto, insomma, tutto l'opposto di quello che ti ho detto io adesso. Cioè che il re di coppe è una persona aperta emozionalmente a te, però che ti ha mentito. Ti ha mentito dicendoti il contrario, cioè dicendoti di non essere interessato a te, dicendoti o non facendosi sentire. Arriva giustizia per te oggi in questi termini. Di cosa parla questa giustizia? 4 di denari. Re di denari. Tu verrai a sapere che questa persona non può lasciarti andare, questo è il senso. Non può lasciarti andare. Fammi vedere che energia ha questo re di coppe nei tuoi confronti. Asso di denari. Infatti questa persona vuole un'opportunità in concreto con te. O vieni a sapere da qualcuno che questa persona non sta bene in quanto senza di te non sta bene, o in quanto con un'altra persona non sta bene perché vuole un'opportunità con te. Vedete voi pure le carte, no? Asso di denari. Vediamo il lato positivo per te. Carta positiva per te in questa giornata. 4 di coppe, carta positiva. Alcune di voi, allora, alcune di voi vengono a sapere questa cosa, che questa persona non sta bene nella situazione dove sta, o con un'altra persona, oppure senza di te. Venite a sapere che non sta bene.
o ve la dice questa persona o venite a sapere questa cosa. Però voi è come se avrete una rivincita su questa situazione, perché lo sapevate già. E secondo me molti di voi rifiutano questa opportunità. Perché il 4 di coppe al positivo? 9 di spade. Qua voi, nel senso, se avevate preoccupazioni in merito a una situazione non ce l'avrete più. Non ce l'avrete più queste preoccupazioni. Vediamo un po' questo paggio di spade. 5 di bastoni. O venite a sapere che qualcuno sta litigando con una persona con la quale sta e che è innamorato di voi e vuole un'opportunità con voi, o che sta litigando, insomma, avete capito, no? È una stesa proprio quasi specifica, eh? Libertà da tutto questo. Vediamo un po' carta negativa, quale può essere? La torre. O una persona non ha rotto con la situazione con la quale sta e voi venite a sapere che non sta bene in questa situazione, che vuole un'opportunità con voi. Questo mi stanno dicendo in questa stesa. Cioè una stesa proprio specifica, ragazze e ragazzi. Se non vi ritrovate in questa stesa, il senso qual è? Guardate l'altra stesa. Oppure fermatevi a questa carta di libertà dalle credenze negative. Vediamo un po', fammi fare un po' di specifiche su questa situazione. E quindi questa persona proprio oggi, voglio sapere cosa farà nei tuoi confronti, oggi che sto registrando questo video. L'imperatrice, 9 di bastoni, e l'imperatore. Guarda, qua c'è la coppia di potere. Questa persona farà di tutto per avere un'opportunità con te. Non lo so se lo fa oggi, perché mi mettono carte comunque sì, di espressione, però un po' più lente. Ha mantenuto la facciata questa persona, vedi, 7 di bastoni, ha potuto mettere anche le barriere qua. Ancora oggi questa persona nei tuoi confronti, 8 di bastoni, re di denari e l'8 di spade. Allora, per alcuni di voi ti dirà questa cosa oggi, però è bloccato da alcuni interessi familiari oppure da situazioni lavorative nel fare un passo in più con te, però ti dirà per alcuni di voi ti dirà quello che ti sto dicendo io oggi. Ok? È una stesa proprio specifica questa, eh? Vediamo cos'è che ti dirà con questo 8 di bastoni. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Vuole stare con te questa persona. Le stelle mi parlano della sanazione, cos'altro ti dirà? Sto tornando da te. Proprio stesa specifica. Sto tornando da te. Vediamo adesso, sempre su questa carta libertà, l'approccio sciamanico. La magia, ragazze mie, ragazzi, state diventando maghi. Voi lo sapevate già, avevate già intuito, per chi si riconosce in questa stesa quello che vi ho detto. La magia significa proprio passare da vittima a mago, no? Voi state co-creando con gli dei la vostra realtà. E quindi avrete oggi dei sentori o delle manifestazioni magiche di qualcosa che non vi aspettavate proprio, però ci avete sempre creduto nella fede. State lavorando benissimo, ragazze mie e ragazzi, con la fede. La fede è tutto sempre, no? Vediamo un po', al di là poi di quello che accade nella realtà fenomenica, che è un'immagine della tua anima, è proprio il ritrovare, avere fede nell'invisibile impeccabile, perché l'invisibile è il divino, è quello che ci resta da conoscere in quest'era, in quest'epoca, è proprio il divino, cioè l'invisibile. Vediamo cos'altro ci dice questo oracolo. Platone, è uscita anche all'altra stesa. Il potere ce l'hai tu, il potere nelle mani, cioè verrà tutto a tuo favore. Hai carisma, sensualità. Vedi anche qua, tempi propizi, dicembre, ottobre e giugno.
Allora, qua mi mettono tutto nel mese di ottobre, però quello che abbiamo chiesto è per oggi, però è come se ottobre, anche nell'altra stesa, avessi i frutti di qualcosa che già oggi vedi, mi spiego. La maturazione di qualcosa, ok? Di importante. Vediamo un po' cosa mi dicono queste altre. Consapevolezza della tua anima gemella è inverno. Infatti qua mi dice che questa persona si darà conto che tu sei l'anima gemella, questo è inverno. Però già adesso ottobre, ok, fine settembre, ottobre, vedrai i germogli di questa cosa. Va bene? Infatti. E qua c'è una coppia di potere, imperatore e imperatrice, dove ci sono un po' di limiti in mezzo, il 9 di bastoni. Mettiamone un'altra. Altri consigli per oggi. Riconosci i tuoi veri sentimenti. Qua c'è qualcuno che riconoscerà quello che ti ho detto. E questo è anche un monito per te. Senti le tue emozioni, senti la tua profondità e fatti guidare dall'intuito, ok? Vediamo un'altra. Pagamento dei debiti. Qua viene sanato un debito karmico. Chiedi quello che vuoi. Hai il potere, te l'ho detto, col Platone qua. Chiedi quello che vuoi, chiedilo chiedi agli dei quello che vuoi e attendi con fede quello che ti spetta, va bene? Senza interferire con gli dei, ma affidandoti agli dei. Vediamo cosa ci dicono le carte degli angeli. Se ci credi davvero, è chiaro. Tutto dipende dal tuo potere personale, tutta la tua realtà. Lo sappiamo bene, ve lo dico in tutti i podcast, se ci credi davvero. Questo è un monito per te, tutto quello in cui credi davvero. Che poi, se ci pensiamo, la fede e il credere sono due cose sostanzialmente diverse. Noi usiamo credere come parola per intenderci, però se ci pensiamo, il credo è una credenza, fa parte dell'io. Io credo in quella cosa, io credo. La fede è essere quella cosa. La fede in qualcosa non ha a che fare con il credo o la credenza. Qua io scriverei se hai fede davvero. Quindi la fede non è un credo, ci credo, una credenza. La fede è un atto di fede, la fede è amore. Non ha bisogno del credere nell'amore. È un atto di fede. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per oggi e noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!